Oggi vi faccio vedere la torcia frontale definitiva. Sì, lo so, ricorda vagamente Robocop. È un prodotto che ho da un sacco di tempo, che uso quotidianamente nei cantieri e sempre sul furgone. Non avevo pensato di fare un video perché secondo me era un oggetto di uso comune che era facilmente reperibile, ma mi sono accorto, soprattutto nei cantieri, parlando con colleghi, collaboratori, che non tutti sono a conoscenza dell'esistenza di questo gioiellino tecnologico. E allora ho fatto un passo indietro, anche se l'ho già usata da un po', non ho più la confezione tutto, ho deciso comunque di portarla sul canale perché secondo me è un prodotto che può interessare a molti e magari non ne sono a conoscenza. Ora ve la faccio vedere velocemente nel dettaglio e poi vi faccio vedere un po' all'opera come funziona. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Dunque, non ho più la scatola perché ce l'ho già da un po', ma troverete in confezione semplicemente un cavo USB a USB tipo C, quindi assolutamente compatibile con tutti i vari cavetti che magari avete già in giro per caricare i telefoni. Non è incluso in dotazione un caricatore. Io trovo molto comodo ad esempio tenerla attaccata nel furgone al cavo di ricarica, che aziono solo l'occorrenza o che ogni tanto, per tenerla sempre carica, accendo per tenerla full. Carica che più o meno potrebbe durare circa 2-3 ore, dipende dallo stato di scarica della batteria, e vedremo più avanti che vi darò dei dati sull'autonomia, che non è niente male. La torcia è questo oggetto qua. Semplicissima quanto geniale nella sua composizione. Abbiamo questa parte che va intorno al capo, molto elasticizzata. Io ce l'ho già da un po' di tempo, è stata anche maltrattata, vedete che è ancora in ottime condizioni, sì, un po' sporca ma niente di che. Cinghia elastica che è regolabile. Tutto il resto della struttura, se così vogliamo chiamarla, è in gomma flessibile. C'è una parte antiscivolo che è rivestita di una parte, diciamo, in neoprene, vedete che è incollata sulla gomma, per non tenere la gomma liscia direttamente a contatto con la pelle. L'ho usata anche già col caldo e questa parte messa dietro il LED è più confortevole della parte liscia in gomma. Mamma mia che mani, scusate le mani da lavoratore. Tutta questa parte in gomma ospita il LED principale che è flessibile proprio all'ennesima potenza, cioè questo non lo spaccate neanche a volerlo ed è geniale secondo me. Inoltre lateralmente monta un mono LED, una piccola torcia che in alcune situazioni può essere anche comoda. Abbiamo di lato il pulsante di accensione e il pulsante del comando a infrarosso perché ha questo sensore di prossimità che in modalità di attivazione automatica accende e spegne al passaggio della mano. Vi faccio vedere velocemente come funziona. Con il tasto power a sinistra viene accesa la massima luminosità, premendolo di nuovo diminuisce, poi passa al LED laterale massimo e LED laterale minimo. Col quinto clic spegne. Se voi la usate per un certo periodo di tempo in una modalità, quando tornerete a premere il pulsante si spegnerà senza rifare il ciclo. Vedete? Per attivare la modalità sensore basta accendere in una qualsiasi delle 4 opzioni e premere quest'altro tasto. L'indicatore cambierà colore e va in modalità automatica. Passaggio accende, passaggio spegne. Vi faccio vedere come si carica e poi come funziona al buio. Caricamento che è semplicissimo perché la porta Type-C che è qua sotto protetta da uno sportello in gomma è molto comoda, basta attaccare il connettore, lui si accende con un flash rosso, quando sarà terminato avremo questo simbolino illuminato di verde. Ok, torcia in testa, andiamo in un bel posto bello buio. Bene, siamo nel sottotetto di un capannone, è buio, non è buissimo perché lì passa un po' di luce, ma vi faccio già capire cosa riusciamo a illuminare. Voilà, illuminazione a giorno. Adesso devo fare qua dei lavori sugli inverter, devo tassellare della roba, ma guardate che luce, calcolate che sta facendo ombra al telefono. Ecco, ci mettiamo così, vedete? Mi illumina benissimo, la zona di lavoro dove devo maneggiare è illuminata perfettamente. Ovviamente posso diminuire l'intensità in questo modo o posso aggiungere la luce laterale che vedete è più diretta
che vi faccio vedere qua sul muro. Vedete che è più diretta, è più piccola, sicuramente consuma meno e può già consentire di lavorare discretamente. Tanta roba. Quindi una volta che ce l'avete in testa è semplicissimo, perché col pulsante potete mettere intensità massima, intensità minima. Per l'attivazione col sensore bisogna prima accenderla, dopodiché si preme il secondo pulsante, quello dell'attivazione del sensore. Lei entra in modalità funzionamento col sensore. Se dovete accenderla basta passare la mano, lei si accende, basta ripassare la mano e lei si spegne. Può essere molto comodo in alcune situazioni. Io non lo uso spesso perché magari capita che passo vicino a qualche macchinario, insomma a qualcosa di fisso, di un po' grosso, lei rileva il movimento e magari mi si accende volontariamente. Però in alcune lavorazioni, soprattutto se magari avete le mani sporche, entrate in un luogo buio, uscite e siete in un luogo illuminato e avete l'esigenza di accenderla e spegnerla per anche prolungare la durata della batteria, diventa molto comodo. Batteria che ho avuto modo di constatare così al massimo un paio d'ore, così al minimo anche un'oretta in più. Non ho avuto modo di usarla a lungo con la torcia laterale perché non la uso quasi mai, verosimilmente potrebbe durare ancora molto di più. Un oggetto fantastico, come vi ho detto a inizio video, fa parte della mia dotazione permanente sul furgone, costa meno di 20 euro, 18, 19, dipende dal periodo, se ci sono degli sconti in corso, su Amazon, la ricevete il giorno dopo. Insomma, secondo me vale tutti quei soldi. Poi chiaramente se volete cercare di risparmiare qualche euro potete cercarla su qualche store cinese, magari risparmiate qualcosina, ma ho visto che cambia non di molto il prezzo, quindi secondo me questi 20 euro, anche meno, li vale assolutamente tutti. Deve entrare a far parte della vostra dotazione se avete a che fare con luoghi un po' bui, ma questa proprio spassionatamente. Trovate il link in descrizione, nel mio canale Telegram e nella mia pagina Amazon. Io vi ringrazio, un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì. Ciao da Massi Dattoli!